Salve a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale. Come sempre noi siamo gli Adventus Paranormal e come avevamo anticipato la puntata scorsa stiamo rivisitando tutti i luoghi dove abbiamo avuto maggiori riscontri durante i nostri 2 anni di indagini che abbiamo svolto insieme al mio amico Donato qua. Abbiamo delle piccole novità, un'idea non so se di Donato o di Giaberno, nel backstage non l'ho chiesto, per errore mio. Abbiamo portato dei doni, diciamo, alla bambina. Sì, stiamo parlando proprio di te. Alla bambina che abbiamo filmato, ecco, non mi veniva il termine, che abbiamo filmato la volta che siamo venuti qua in ispezione. Come diciamo sempre ragazzi, noi non è tanto il luogo che ci interessa, anche se dovrebbe essere così, però cerchiamo di focalizzarci nei punti, nei luoghi più caldi dove abbiamo avuto molti più riscontri, e questo io penso che forse sarebbe il riscontro più nitido che abbiamo avuto durante le nostre indagini, ossia, come diceva Alessandro in precedenza, il filmato di una bambina. Sembrerebbe così una bambina, infatti questa sera abbiamo portato dei doni appunto per stimolarla a riapparire di nuovo per noi, giusto? Per noi e per voi. Per voi. Vediamo Un'ulteriore se riusciamo a dare, prova, esatto, un'ulteriore testimonianza. conferma in base al primo video effettuato. Esatto, io spero, incrociamo le dita, che magari Ti piacerne anche due. Un po' ragazzi, sono da quando l'abbiamo piazzato e lì se vedere, puoi inquadrare, tanto a parte c'è la GoPro Ma così si inquadra. e lì sul tavolo ci sono le caramelle ed il cioccolato proprio per attirare la sua attenzione. Ecco, abbiamo piazzato un po' dappertutto in modo tale, non sappiamo la taglia, quindi magari non ci arriva, vedete? Per chi conosce il luogo, diciamo, l'apparizione è avvenuta effettivamente qui, in questa zona qui, perché tra il tavolo e il divano. Se non l'avete visto ragazzi vi chiediamo di andare a recuperare il video, così potete verificare voi stessi. E come dicevamo nella presentazione, siamo tornati qui per avere ulteriori prove, ok? Chiediamo innanzitutto se ci sono delle entità disposte a comunicare con noi questa sera, e se vogliono si possono avvicinare a noi e accendere uno dei due strumenti che abbiamo in mano. Comunque ragazzi, il luogo è mappato per ogni stanza, quindi abbiamo 5 riprese, tra cui anche una sul corridoio e una per ogni stanza, quindi diciamo che siamo coperti. C'è qualcuno qui con noi? Faccio qua così. Adesso accendiamo dopo, sai? È spento la spirito, ragazzi. Quello io non vedo, sto guardando un po' in giro, non vedo. Tu già lo vedi quando sei venuto? Sì, sì. C'è qualcuno che vuole comunicare con noi? Si avvicini?
Stiamo cercando la bambina oddio. Noi diciamo bambina, ragazzi, perché comunque sia l'apparizione è stata abbastanza chiara, di una figura di mezza altezza e dal vestito che sembra una Le gonnellina. caratteristiche di una bambina. Ragazzi, come produciamo bambina come nel pod? Ci hai fatto caso? Hai visto che ti abbiamo portato dei doni? Puoi riaccenderlo di nuovo il pod, per favore? Lo fai risuonare di nuovo? Per cortesia? Puoi farti sentire, per favore? Per favore. Con un rumore, con la tua voce, accendendo uno strumento. Avresti voglia di fare un giochino insieme a noi? Ricordiamo, ragazzi, che abbiamo capito come sia stata la sua morte, grazie all'aiuto della Spirit Box, ovviamente. Non è stata una bella morte, perché purtroppo è stata lasciata morire. E se non ricordo male il nome era Melania. Sì, Non mi ricordo. sì, dalla Spirit Box è uscita Melania. Se ti chiami Melania, puoi accenderci uno degli strumenti, per favore? Oh, c'ho i brividi adesso. Puoi darmi un'ulteriore conferma? Se ti chiami Melania, lo riaccendi? Ce la fai a riaccenderlo, Melania, per favore? Ragazzi, cerchiamo di muoverci il meno. Che cazzo è passato? No, Qua. non lo so. Cerchiamo di muoverci il meno possibile. Adesso vedo passa di continuo qualcosa. Sì, sì, passa. Passa, L'ho vero? visto pure io. Amico mio, devo essere Non lo sincero. so, forse il laser lo fa, ma non lo so. Ma Io- il laser comunque per muoversi vuol dire che qualcosa c'è. Cioè quando un puntino ti risulta è perché viene coperto e poi rilasciato. Stavo dicendo, noi cerchiamo di muoverci il meno possibile onde evitare contaminazioni con i rumori. Non so se me lo fai gli occhi con il laser. Io vedo tutto... Si vede, ogni tanto fa così. No, anche a te sto vedendo sfocato, quindi lascia perdere. Ah, tu perché sei cieco di natura. Ok. Mi devo mettere una benda in occhio tipo pirata. Con sinistra non vedo nulla. Puoi dare un colpo per noi sul muro?
Ti fa piacere che siamo tornati a trovarti? Se sì, accendi lo strumento. Lo so che sono scocciante e ripetitivo, però se sei Melania, se il tuo nome è Melania, mi riaccendi lo strumento? Se non mi ricordo male, c'era qualche altra entità che la disturbava. Il padre era. Il padre? Il padre o un uomo, non mi ricordo. Un uomo? Allora, un uomo c'era. Ma dal libro rosso, dalla cosa era uscito il padre. Lì ne sono mezzo sicuro. C'è ancora tuo padre qui con te? No, scusa. No, era un uomo. Il padre era... Si è illuminato il K2 sul Quale? tavolo. Quello, no, quello di Alessandro, l'altro. Ah. Sei qui vicino a noi? Lo riaccendi di nuovo, per favore? Chi era l'adulto? Non so, era Il un prego. uomo d'affari era. No, non era un prete, era un uomo d'affari era. Ah, abbiamo scoperto qualcosina in più riguardante la storia di questo castello. Questo era di una vetreria, no? Il padrone era... No, sto confondendo le storie, sto confondendo di lui, scusa. Aveva una vetreria, Mhm. era una delle più importanti in Belgio. Infatti tant'è che nel 1800 e qualcosa mi pare che ha subito un primo incendio perché non pagava i dipendenti, c'è stata una mezza rivolta e vabbè, l'ultimo incendio l'abbiamo avuto nel 2023 quindi. Però la prima volta che è stato incendiato il castello era nel lontano 1800, ma era di una persona molto importante in Belgio. E la bambina si presume che sia la figlia. Quindi sei la figlia del proprietario di questo castello? Sei la figlia del... Di fatto lo rende proprietario anche lì. Esatto. Però il padre era un uomo molto industriale, di potere. Quindi faceva tipo delle riunioni di lavoro. Quando lei è morta c'era una riunione di lavoro importante. Ce lo puoi confermare? Facendo risuonare lo strumento? Che cazzo era qua davanti? L'hai visto tu? Ho visto qualcosa ma non No, pensavo la che luce, venuto. era la luce. Io sinceramente ho visto qualcosa, ma E là ha fatto tipo luce, adesso ha fatto tipo luce, a me sembra il riflesso di una luce, ma Bernetta sta là e ci doveva essere ancora se era un riflesso di luce. Tipo una sfera era. Grazie veramente per tutti questi segnali, ma era una tua apparizione quella? Questi si sono accesi? No, no. No. Puoi darci un altro segnale oltre al REM-pod sul tavolo? Puoi muovere qualcosa sul tavolo? Puoi dare un colpo sul tavolo? Tipo così? Mi dispiace scocciarti, però non ci basta come segnale sul REM-pod. Se puoi fare qualcos'altro di diverso per noi, ne siamo grati.
Vuoi che ci allontaniamo da qui? Non so se gli diamo fastidio. Però l'altra volta avevo comunicato con noi, ti ricordi, perché io avevo preso dietro la schiena e mi è uscita praticamente da dentro al libro. Quindi stava a contatto con noi. Io ho sentito la voce del bimba, raga. Non è sembrato nulla. Ti è sembrato per te? Ancora. C'è uno strumento, per favore?